Ragazzi, avete mai sentito un pedale con il controllo barba? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e per anni ho sempre pensato: mamma mia, il fuzz è veramente un suono terribile, non riesco mai a tirarci fuori nulla di buono. Ma perché tutti odiano il fuzz? Qual è il problema con questo effetto e soprattutto qual è il segreto per farlo suonare bene? Tempo fa avete risposto a un piccolo sondaggio e il fuzz è risultato il pedale meno preferito dai chitarristi. Ma a mio avviso il fuzz è uno degli effetti più belli in assoluto, a patto di saperlo utilizzare. Realisticamente non puoi attaccarlo e pensare di tirare fuori il suono di Jimi Hendrix. Non funziona così. Con il tempo ho realizzato una cosa fondamentale: il suono del fuzz non viene dalle dita, non viene dalla testa, ma viene dal cuore e dall'anima. E questo è il motivo per cui amo i pedali fuzz. Ma la verità è che loro non amano me. Ragazzi, ho qui con me il GE Vintage King della Kasleder, un pedale in stile Fuzz Face basato su dei transistor New Old Stock al germanio molto rari, i due SB324. Sono componenti anni 60-70 scelti e ovviamente è un pedale True Bypass. Ma è un pedale che si spinge oltre rispetto al classico Fuzz Face. È infatti progettato per dare una distorsione, diciamo, old school, ma sull'intero spettro di frequenze della chitarra. Puoi passare da un clean boost a un treble boost, da un overdrive morbido a una classica distorsione crunch, fino al suono fuzz super distorto. Ed è tutto gestibile con 4 potenziometri semplici ed efficaci. Ma prima di sentirlo vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione. Oltre ai due classici controlli di volume e di fuzz che sono presenti nella maggior parte dei pedali di questo tipo, ci sono altri due controlli: un potenziometro Contour e un controllo molto particolare chiamato Bird, in italiano barba. Questo a mio avviso è ciò che rende fantastico questo pedale. In parole semplici, va a modificare il valore del condensatore in ingresso per trasformare il suono in maniera graduale. Probabilmente l'amico Albert Kasleder ha pensato alla ruvidezza della barba, e a pensarci bene è proprio così. Ragazzi, non me la sono fatta oggi proprio per darvi questa sensazione di ruvidezza, e funziona in modo fantastico insieme al potenziometro fuzz. Tutto a destra infatti richiama il classico suono del Fuzz Face, mentre ruotandolo progressivamente verso sinistra diventa un treble boost. È un filtro delle frequenze basse che consente di accordare il circuito del pedale in base ai pick-up della tua chitarra, il che è fondamentale per risolvere uno dei problemi più importanti. I pedali Fuzz Face suonano bene solo con le chitarre single coil, ma ora non più. I pedali della serie Vintage King sono ideali anche per le chitarre dotate di pick-up humbucker. Con il controllo Contour possiamo esplorare varie sonorità di distorsione. Partendo da sinistra passiamo da un fuzz classico un po' wattato, a un overdrive ricco di medi con un leggero aumento del volume. E questo controllo è pazzesco perché consente di trasformare il fuzz in un suono overdrive o distorto. E questo era un altro obiettivo nello sviluppo del GE Vintage King: creare un pedale Fuzz Face per tutti quei chitarristi che per qualche motivo non sono mai andati d'accordo con i classici pedali fuzz, ma sono sempre stati incuriositi da questo suono molto particolare. Ma a parte questi controlli, uno dei segreti è imparare a gestire il suono del fuzz con le proprie mani, con i potenziometri della chitarra o regolare
simulando l'amplificatore. Questo perché il fuzz è un pedale che dipende moltissimo dal contesto e questo vuol dire che dovete usarlo con la testa, ma soprattutto con il cuore. Vediamo quindi come usare un fuzz e quali sono i trucchi per regolarlo al meglio. Ovviamente potrete applicare questi trucchi al vostro fuzz, non per forza dovete avere il Vintage King, anzi fatemi sapere che fuzz avete con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Ci sono moltissimi suoni che potete tirare fuori da un fuzz, non per forza il classico suono stradistorto che a me poi piace tantissimo. Il fuzz infatti ha al suo interno moltissime sfumature che potete tirare fuori con un po' di sensibilità. Naturalmente il GE Vintage King si pulisce, tra virgolette, passatemi il termine, molto bene. Questa è una caratteristica fondamentale di tutti i pedali tipo Fuzz Face. Questo vuol dire che abbassando il potenziometro del volume della chitarra il suono cambia totalmente. Ma non è solo il volume però che influenza il suono del fuzz, è anche il controllo di tono. Passiamo al pick up al ponte. Suona come un ampli vintage, ok? Ma uno dei suoni più entusiasmanti lo otteniamo utilizzando entrambi i pick-up. Molto interessante. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro rasoio da barba e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Nel mio caso il problema con l'effetto tipo fuzz è stato sempre quello di non averci dedicato del tempo a sufficienza per capirlo. E come avete sentito provando e riprovando ho capito che il segreto per tirare fuori un bel suono da un fuzz non è mettendo tutti i potenziometri al massimo né al minimo, ma nel mezzo. Attenzione però, se avete dei potenziometri che vi danno dei problemi, che ronzano, che scrocchiano o peggio mentre abbassate si abbassano di volume completamente, non otterrete un bel suono. Quindi io vi ho avvisato e poi non scrivetemi che non ci riuscite, ok? Ovviamente nel GE Vintage King abbiamo anche il potenziometro più strano mai visto, la barba. Se si imposta questo potenziometro da 0 a circa ore 9 e il fuzz sopra le ore 12 si ottiene una sorta di enfatizzazione degli acuti. Con il controllo a 3/4 è davvero una distorsione graffiante e se lo mettiamo al massimo è ricco di distorsione in stile Jimi Hendrix. Ragazzi, la sfida nel realizzare questo pedale e allo stesso tempo la sua bellezza è che è probabilmente il circuito più meticoloso in termini di transistor scelti. Infatti in ogni pedale GE Vintage King Albert Kasleder ha utilizzato solo transistor NOS al germanio accoppiati e pretestati per una qualità del suono senza compromessi. E indipendentemente da quello che avete sentito, ogni impostazione suona davvero bene. È senza dubbio il miglior pedale fuzz che ho provato negli ultimi anni e a chi non piace il fuzz consiglio di perderci un po' di tempo, di capire come gestirlo intervenendo anche sui controlli della chitarra o dell'amplificatore e se vi piace questo GE Vintage King vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!